Lamy Nex, la Lamy con il fusto in alluminio, una serie abbastanza economica perché parliamo di 16-17 euro, ma se vogliamo la clip in alluminio dobbiamo sborsare altri 2 euro e secondo me comunque li vale tutti. Una penna semplice, eccola qua, fusto in alluminio, l'impugnatura in una gomma molto comoda e soprattutto molto grip per impugnarla bene, quindi antiscivolo, il pennino quello classico. Non solo questo, ma possiamo anche montare il pennino in oro se lo avete, perché è della stessa sagoma, quelli bruniti, e persino il pennino Ion che dopo vi farò provare perché a me proverò perché a me piace un sacco. Una penna che si caratterizza con il cappuccio nelle diverse colorazioni e, come vi dicevo, una clip in alluminio che secondo me la rende ancora più high tech. Fusto cilindrico che però diventa poi triangolare. La metto anche a confronto con le altre Lamy perché è un'azienda che senza dubbio fa del design il suo punto di forza, ma anche della qualità costruttiva, della durevolezza, perché no? E allora, per esempio, sempre in tema di alluminio, la Lamy All Star, eccola qua, nelle diverse colorazioni, invece la Safari, che è quella in resina, e perché no? La BC, che è una penna in legno, una penna molto economica, anche questa con una bella impugnatura, insomma una buona scelta anche dal punto di vista della gamma. Queste si assomigliano un pochettino di più come prezzo, qui bisogna salire un pochettino. Ho scelto il pennino A. Il pennino A è uno di quelli che sta per principianti, ma non è affatto un pennino per principianti perché dà delle belle soddisfazioni. L'incaricamento avviene con la cartuccia è una cartuccia Lamy, come vedete, quindi una cartuccia proprietaria, ci vanno solo queste, non ci vanno quelle internazionali o di altre marche. Pennino, eccolo qui, lo abbiamo già visto, mettiamolo subito alla prova. Questo è il pennino. Ottima scorrevolezza, ma lo abbiamo detto anche altre volte, il pennino A è un pennino che è arrotondato proprio per cercare di mettere a proprio agio anche i principianti, quindi un pennino che consente, vedete, di essere angolato un po' in tutte le salse e scrive comunque. In questo caso abbiamo messo l'inchiostro rosso di Lamy. Sì, è una penna che senza dubbio segue bene i comandi, una penna che si lascia scrivere, mi verrebbe da dire, ed è leggera, anche se effettivamente è abbastanza leggera sul codale, e quindi qualcuno potrebbe pensare anche di metterci il cappuccio e forse guadagnare qualche cosina, soprattutto per chi ama sentire la penna in mano. Ecco, non è il mio caso, preferisco invece averla un pochettino più leggera. Adesso però vado a provarla con l'altro pennino. Sostituire il pennino di una Lamy, visto che comunque non costano una fucilata, è cosa abbastanza semplice. Io mi avvalgo sempre di questo. Eccolo qua, il pennino l'ho estratto, resta l'alimentatore e vado a metterci il pennino della Lamy Ion, che è un pennino che ritengo veramente a posto, ma di quelli belli anche. Lo riconoscete per questa sua forma un pochettino più allungata, quindi mi raccomando, non su tutti i modelli, perché su qualcuno potrebbe effettivamente andare a sbattere sul cappuccio. Vediamo se è già pronto. Assolutamente. Mi piace perché il tratto è più sottile e soprattutto il pennino si sente che è rifinito, e invece dei 7-8 euro si sposta più verso i 10 euro, ma li vale tutti a mio avviso. Ci sono le solite gradazioni principali, extra fine, fine, medio e B. In questo caso è una gradazione fine.
molto bella, molto valida, leggera, minimale, la penna proprio che io tengo in scrivania insieme a quest'altra quando ho bisogno di un tratto un pochettino più generoso, già perché al pari di questo pennino potete montare anche il pennino, quello calligrafico 1.1, 1.5, 1.9, a seconda dei vostri gusti. Buono il bilanciamento, bella anche la forma, una penna che si impugna bene, questo è il materiale che vi consente di impugnarla bene, di non scivolare, e poi certo con questo pennino fa davvero anche la sua bella figura. Giusto per metterla un po' a confronto con le altre sorelle, molto leggera, si impugna bene, corta, stavo dicendo cortina, corta, ma non fatevi ingannare, perché messa a confronto della Lamy All Star, come vedete non è affatto più corta, ma inganna un pochettino la sua forma. E anche la Lamy ABC, anche di questa non fatemi ingannare, è la penna per i bambini, per le mani piccole, ma poi mica così tanto, anche perché i pennini sono sempre identici, e lo stesso vale per questa, per la Vista. Però mentre la Safari l'ho sempre trovata un po' leggerina, un pochettino quasi poco consistente, per quanto bella sia, mi trovo più a mio agio con questa, con l'alluminio. Oltretutto questa è un bel pennino anche di quelli bruniti che non so dirvi il perché, ma sembra quasi che scriva un pochettino meglio, ma sarà una mia sensazione. Altra storia per la Lamy ABC, che secondo me è un caso a parte, perché poi questo fusto in legno la rende davvero intrigante con questo colore e questo pomello. La Lamy Nex, per i soldi che costa, secondo me è una buona scelta, perché è polivalente, scrive un po' dappertutto, non fa i capricci, scrive bene come un po' consuetudine Lamy. A voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video, e se vi piace non fatevela scappare, sapete che c'è anche il codice sconto con Gold Pen, oppure insomma scrivete che siete iscritti al canale, avrete senz'altro un trattamento particolare. Ciao a tutti e alla prossima!